Oddio. Non diciamo perché stiamo ridendo. Siamo qua con Katia. Ciao Monica. No. Monica Medium, Medium Monica. MM. 5, 4, 3, 2, 1. Non so se sarà che abbiamo parlato di questo, ma l'immagine che mi dà è di lei che sta mettendo un foulard bandana intorno al collo di un cane e gli bacia la testa e gli dice sei la mia stella. Tipo, sì, vari cani, non so, di Ten e così via, con il foulard al collo. Ok. Nome del progetto di Katia, ti dà l'autorizzazione? Sì, altro che. Come? Ballando? Sì, ha portato un cesto di frutta per me, per te, c'è dentro una zucca, ci sono delle mele, come a voler appunto sottolineare, a festeggiare anche con allegria questo momento. Nome del progetto. Mm. Allora, mi viene ricevere. Allora, mi fa vedere che lei, nella sua vita si è trovata nella posizione di dare molto, in termini di impegno, di disponibilità, ma anche di soldi. Però, cosa succede? Che è come se lei, avesse un po' un blocco rispetto invece a ricevere. Perché in eterico mi fa vedere che ha le mani a coppa, quindi i palmi delle mani sono vicini gli uni agli altri. Mi fa vedere che c'è un bicchierino e lei praticamente può ricevere, in termini, diciamo così, di un po' di tutto, di donazioni, di soddisfazione, eccetera, quello che ci sta dentro questo bicchiere, non di più. Ed è un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. C'è un piccolo bicchiere e ciò che lei può ricevere deve stare dentro questo bicchierino, Ah, un ok? bicchierino. Un bicchierino, sì, esatto. Un bicchiere, non so, di quelli che una volta piccoli, di vetro, Ah, da liquore. un pochettino più grande, diciamo. Mm. Non so come spiegarti, che c'erano tipo a mensa nelle scuole, non so se ti ricordi. E c'erano le medicine. A mensa? No, però sono quelli di plastica, io non so, non sono Io lo vedo di vetro, di vetro. sì. Nome Vai. dell'anima. Aurora, Lo dico io, Aurora. Nome dello spirito. Bosco. Monica, cosa c'era qua alla mia sinistra, in basso? Mm, cioè, in eterico io vedo un gatto che si struscia. Nero? Sì. Perché proprio ho visto come se fosse una coda di un gatto dritta che passava. E perché? È un disincarnato gatto? Ma l'ho percepito più come un ringraziamento. Cioè, a nome di, sì, un disincarnato gatto, a nome di tanti altri gatti, come un ringraziamento. Mm. Prego. Vibrazione. 33, Consapevolezza. 187, Anima. 40, 48, Buono. Vite. 1439, Cervello. 10,6, Suscettibilità ipnotica. viene 55. 3D.
Eh, 42, Vivacità anemica. 100. Senti Katia, questi sono degli ottimi valori. Al di là del fatto che non è la tua prima sessione, è uno più buono dell'altro. 33 come i trentini, no? Che scesero da Trento, tutti i 33 trottorellando. 187 che è anche un vecchio numero della SIP, ma è alto. 187 è alto. 48 è quasi la metà. Non tanto facilmente, troviamo quasi la metà, 52 o 48, è sempre un po' lontano. La metà è perfetto. 1400 sono poche vite, sono tante. Si arriva a 1200 in casi di lusso estremo. Cervello 16,6, ciao. 55 si potrebbe fare qualcosa di più, ma non sei scarsa di suscettibilità ipnotica, scarsa terza dimensione, quindi va bene e vuoi sapere come vanno le cose. Quindi questi sono degli ottimi valori. Entità eteriche. Mm. C'è un ragno, c'è un ragno proprio che le mette diversi stati d'animo. Uno che è un po' anche dell'ansia, un po' di paura di non farcela, dei dubbi, a volte dello sconforto e anche un senso proprio di insofferenza, proprio perché lei rimane lì attaccata alla ragnatela e deve darsi molto da fare, no? Per riuscirsi a sganciare. Poi No, io vedo solo questo. basta. Mentali. Fatica. Cioè, è un'entità mentale che la carica proprio di pesi, di responsabilità, sia fisiche che energetiche. Le fa prendere tutto molto seriamente. Le fa vedere anche tutto più grande e più pesante di quello che realmente è. La fa a volte proprio andare in allarme anche quando non ci sarebbe bisogno, perché comunque nel complesso la sua vita non deve risultare fluida e armoniosa, ma deve risultare pesante e faticosa. Adesso anche con il discorso che abbiamo fatto prima, no, del progetto Ricevere, ehm, mi viene suo padre. Cioè, lei è attaccatissima a suo padre, no? Nonostante non ci sia più da tanti anni, così il legame è molto forte. Però è come se questa cosa vi accomunasse. Adesso non so se sia esattamente così, però a me viene tipo che il padre ehm, era molto buono, ok? E subiva. Ehm, cioè dava molto e chiedeva poco per se stesso. E in qualche modo questa cosa la collega a Katia. Cioè Katia non è una che sta zitta, ok? Però è come se avesse in comune questa cosa di mm, avere il diritto di ricevere poco. Cioè addirittura, guarda, a me fa vedere questa cosa qui, no? Come se loro in una vita passata, barra parallela, passata perché i costumi che indossano sembrano di un'altra epoca, ok? Però sappiamo che sono tutte parallele. Tipo, lavoravano nei campi insieme. Lei e il papà erano due ragazzi, amici, molto solidali fra di loro. E tipo c'era il padrone di questi campi che era anche buono e gentile con loro, però cioè, in realtà era un po' un voltafaccia, perché con loro si comportava in maniera così carina e educata per poterli pagare poco, ma in realtà per sé accumulava grandi ricchezze. Però Katia e suo papà, questi due ragazzi, cioè ci credevano alla versione data dal proprietario terreno, che lui era in difficoltà, che non guadagnava molto, eccetera. Si faceva così anche all'epoca, eh. I feudatari facevano così.
Quindi è come se fosse rimasto, chiamiamola questa memoria, questa abitudine, anche tu spesso sottolinei, no? L'importanza dell'abitudine, di ricevere poco. E quindi di fare comunque molta fatica, perché nei campi si faceva veramente una gran fatica, e di ricevere poco. E Katia inizia effettivamente a ribellarsi a questa cosa, che non la trova giusta, però è come se ci fosse ancora questo blocco, che è questa vita diciamo irrisolta, non scollegata, non tagliata. Cioè c'è ancora il laccio che la lega a questa vita. Come si chiamano i due? Mm, Marcus e Ben Germania? a nord, cioè no, a nord, a sud, a sud della Germania. Che livello fatica? Sotto certi punti di vista è anche 5, sotto altri punti di vista è più sul 3. Ce ne Comunque lei si sono. carica di un sacco di responsabilità, no? Ma anche rispetto all'educazione dei figli. No, no, altre no. Mm, impianti? Mm. Allora, per quanto riguarda gli impianti, quello mentale è tipo una colata di cera bianca sulla testa, che è come se le creasse questa specie di anche di isolamento, ok? Che le riesce difficile a, diciamo così, ad operare un filtraggio, ok? Perché in realtà lei potrebbe scegliere di filtrare alcune informazioni e dargli un peso relativo o di input che le arrivano, ok? Filtrare e dargli un peso, insomma, molto marginale. Invece è come se questo casco di cera che si crea le impedisce di fare questa operazione. Poi ci sono come dei sassolini nell'intestino che sembrano proprio una serie di questioni che lei non riesce a digerire. Rimangono lì a creare proprio pesantezza in lei. Ma sono anche questioni che in realtà lei vedo che potrebbe smaltire. E poi sotto il tallone destro ha come infilate delle puntine che in alcuni casi la fanno proprio scattare, la fanno proprio reagire, fanno proprio avere degli scatti di nervi. E basta. Va bene, chiamiamo subito il papà, ecco. L'avete sentito, no? Questo eco che c'è stato anche nell'esposizione dei punti quando Katia ha parlato del papà che già sta andato nel portale aureo e anche alla sorgente e appena io ho detto papà, anche durante l'esposizione dei punti, eco. Di nuovo adesso, quindi insomma, noi non siamo quelli che sospettano di noi stessi, ma 2 su 2, sistematicamente sempre così. E qui, Lui dice io ci sono spesso, con Katia. sì, Mm. e non posso che esserci ora. E nella sorgente lui? Ehm, ehm, è come se avesse molta libertà. Mm, Quindi conosce anche la sorgente, ma quando lo ritiene opportuno è anche qua. Mm. Com'è la sorgente? È l'infinitamente completo. Com'è È una fatta? luce abbagliante,
è pura luce. Bianca? Allora, io la vedo bianca, però è come se lui mi facesse percepire che in realtà è di tantissimi colori. Cioè, è come se supponiamo che c'è una parte superiore della sorgente, lì ci sono tantissimi colori. E poi nell'irradiazione è bianca. Lui paga un affitto per andare nella sorgente. Oh no, Ha un biglietto da pagare per andare alla sorgente. no, no. Ma ci sono altri mondi oltre a questo? Non so perché mi fa vedere tipo qualcosa della Terra. Aspetta, non lo so se riguarda la Terra di Katia, perché sembrano dei topinambur, comunque qualcosa che è sotto la Terra, che devi scavare per tirarlo su, no? Mhm. Ah, non so perché mi fa vedere questo. Ehm, mm, Esistono infiniti mondi. Qual è quello che va peggio? Mm. Perché Katia pensa che il suo non vada molto bene. Ehm, allora, c'è un mondo tipo in cui, come se si fosse affermato, c'è la peggiore dittatura cinese. Mm. Conoscimento facciale, i punti, queste robe qua. Sì, totale mancanza di libertà di espressione, di tutto. E lì c'è Katia. Ah, E beh, ci siamo anche noi. ci sono anche io. Sì, ci sei anche tu, però vedi, il collegamento tra te e questo mondo io lo vedo spento. Ma infatti io quel mondo lì, per esempio, non lo voglio. Mm. Per me non lo voglio, quindi io me ne vado da quel mondo. Come quando si eliminano le vite precedenti che non servono più. Adesso che so che esiste, quello, come tutti quelli con cui non sono d'accordo, si eliminano adesso. Sì, è come se fosse una specie di cordone ombelicale e tu lo tagli e quindi non c'è più connessione. Questo mondo continua ad esistere, ma tu ormai sei scollegato. Ok. Da quanti altri mondi mi scollego? Per esempio, il mondo in cui YouTube mi toglieva gli iscritti che salivano di 5 e scendevano di 5 non c'è più. Adesso salgono e basta. Mi sono scollegato da quel mondo lì. Mm, allora, su questo lo vedo come se il tubo di collegamento c'è ancora, Mhm. però è come se... allora, come te lo faccio a spiegare? Vediamo un attimo, no? Facciamo che è un tubo, no? Che parte da te e arriva a questo mondo. E allora è come se ci fosse una parte che è illuminata e una parte invece che è spenta. Mm, la spengo tutta. Ma questo perché lo posso fare? Perché ormai ho capito un bel po' di cose Mm. e quindi non mi servono. È come quando si eliminano le vite precedenti, e ribadisco, non mi servono. Non lo faccio perché sono capriccioso, lo faccio perché non mi servono. Quindi di rimanere lì attaccato a questo tubo o cordone ombelicale, non ne frega più niente. Se c'è da fare il lavoro finale di distacco, lo faccio adesso, da quello e da tutti i mondi in cui
ci sono quelle condizioni che non mi interessano perché di fatto le conosco già. Adesso vedo che praticamente è come se, mentre fai questo discorso, è come se fossi su una mongolfiera che si sta levando in cielo e mano a mano butti giù le zavorre. E che sono poi tutte le esperienze e le connessioni che non ti interessa più avere. Quindi, non so, Zavorra, vita difficile, Zavorra, vita non nell'abbondanza, Zavorra, vita solitudine, Zavorra, Zavorra approvazione. Zavorra, approvazione. Mm, bisogno di approvazione, sì. Mm. Tanti sacchi. Mm, mm. Tu vedo che sei anche divertito mentre lo fai. Non c'è minimamente rimpianto. Sì, ma sì, sempre, no? Da giù Katia ti guarda ed è come se sentisse anche di poter trarre ispirazione. Certo, ma se E vuoi anche anche tu. lei può farlo così in maniera gioiosa e divertita. Quindi anche lei è lì con la sua mongolfiera che sta ancora per partire, no? Sì, esatto, ancora non è partita. Scusami, una curiosità, cosa c'ha sulla testa la mongolfiera? E la mia? Che colori, che disegni? Intanto vedo che c'è tipo una corona sopra la testa. Sì, sulla cima, Il no? cappellone, il Sì, esatto. cappello. Esatto. Ehm, il colore mi dà, però del color pastello, diciamo, mi dà il giallo e l'azzurro, pensa. Che per noi, no, il blu carico e il giallo carico sono legati al deep state, no? Mhm. E tu in maniera sfidante, no? Per ribaltare il senso di questi colori, li hai scelti ma con una tonalità tenue. E c'è Katia che parte con la sua mongolfiera. Sì, c'è la figlia che vedo che è attaccata alla corda, perché insomma la mongolfiera no, prima di sollevarsi, no, è agganciata a delle corde, e vedo che sì, è come se incitasse la mamma a farlo. Mm. La mamma entra nel cesto, è da sola. Sì, il fratello riprende, il fratello, cioè il figlio, riprende la scena, ci tiene a immortalarla. Mhm. E, Dei sì, vivi sì, non può salire nessuno nel cesto se non lei. esatto, Ma lei è esatto. sola? Allora, dunque, il padre è onnipresente, cioè è come se in un certo senso abbracciasse tutta la scena. È nell'aria. Esatto. E vedo che c'è proprio un cane che sta lì a guardare. Due cani stanno lì a guardare. Bene, parte, no? Il viaggio. Sì, Si stacca. sì, 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 è la figlia che scioglie queste corde. Anche i cani, tipo, come se rosicchiassero un po', no? Aiutano quindi a sciogliere via le corde e la mongolfiera inizia un pochettino ad alzarsi, però è ancora molto pesante. Mhm. Sono Il sacchi primo, di mondi e sacchi di vite. Il primo sacco è di una vita, Marcus e Ben. lei è come se avesse bisogno di sentire che cosa ne pensa il papà rispetto al fatto che adesso lei sta lasciando andare questa vita, visto che era la vita con il papà, no? Il padre dice lascia, lascia. Giù. È fatto come arrivare una fitta alla tempia a sinistra.
come se questa cosa potesse anche permettere un modo di vedere migliore dopo aver buttato giù questo sacco. Molto, molto pesante questo. E addirittura sembra quasi che si apra, si squarci e esce il contenuto. Cadendo. Sì. Cosa esce? Ma sai che cosa mi viene? Come se fosse delle piume a cui qualcuno può essere allergico. Mm. Quindi un qualcosa che può veramente dare fastidio, ma in maniera, sai, anche un po' nascosta, no? Perché comunque le piume erano dentro questo sacco e non era visibile il contenuto. C'è un sacco che lei non sa come maneggiare. Cioè, in realtà ce ne sono due di sacchi riferiti all'esperienza con il marito. Cioè, uno è come se fosse il sacco della vita eh, precedente con il marito, cioè nel senso ehm, All'inizio della... della loro gioventù, eccetera, no? E quindi come se fosse tutti i ricordi, perché lei dice no, ma io questo lo voglio tenere, i ricordi. Ah, il sacco che vuole buttare riferito al marito riguarda invece l'incompatibilità con lui, che si è creata nel tempo. Sembra quasi che loro un po' si facciano la guerra. Cioè, a volte lei sembra avere quasi un po' girare nei suoi confronti, no? Rapportarsi un po' con un fucile spianato. Lui è come se si sentisse di doversi difendere. Quindi vuole lasciare andare anche questo tipo di atteggiamento. Quindi butta giù questo sacco. Poi butta giù anche un sacco che si chiama Super Mamma. Mm, sai perché? Perché io penso che siccome lei ha avuto una mamma, non mamma, una mamma un po' nemica, diciamo, lei è come se avesse anche voluto fare il doppio di quello che farebbe una buona mamma, anche per andare a compensare le lacune della propria mamma. Ehm, quindi, come ti posso dire? Con i figli come ehm, essere un tutto per loro e poterli, come posso dirti, abbracciarli in tutto, e indirizzarli in tutto, eh, ma poi alla fine questo ehm, produce molto stress in lei, molta ansia. Quindi scegli di buttare giù anche la zavorra super mamma. I mondi della non abbondanza li butta giù e che è buttando giù i bondi che si inizia a volare. Allora, mm, mm, allora, personalmente, come vedo io, non è che lei proprio non ha questa non abbondanza, cioè è come se lei buttasse giù i mondi della spremitura, perché ci sono state proprio tante circostanze in questa vita o anche in altre in cui lei è proprio stata un po' strizzata fino all'osso. Eh, quindi mm, cioè, ha dato molto e ovviamente non ha ricevuto in maniera equilibrata, ok? Non c'è stato un giusto scambio tra il dare e il ricevere.
Quindi questi sacchi collegati ai mondi, alle sue esistenze di spremitura, come per esempio la stessa prima vita che ha buttato giù, quella di Marcus e Ben, questo lo butta giù, anche questo. Dove sta volando adesso? Mi fa vedere che sta volando verso un monte in cui c'è tantissima vegetazione. Ci sono diverse lumachine sotto, non so perché mi venga questo dettaglio. Mm. E sento che lei è come se si sentisse molto più forte e molto più rilassata. Ed è come se così dall'alto riesce anche a ridere di alcune cose su cui magari lei si impunta o per le quali si innervosisce. Perché chiediamolo se è vero al padre, questo gioco Matrix l'ha creato lei, Oh sì, con tutte le sue difficoltà, sì, pecche, lui mostri. dice, mia figlia è un leone, è esattamente come un leone. A volte ruggisce, è sicuramente il re, ha grande potere, ma ancora non l'ha capito del tutto. Ecco, poi un'altra zavorra che vuole buttare giù riguarda complessivamente, nei vari mondi e in questa esistenza, l'incomunicabilità, che a volte si trova in situazioni in cui non riesce, a trovare una comunicazione sana con l'interlocutore. A volte l'interlocutore può essere anche un familiare, Mhm. ok? Per cui è come se lei scegliesse di tirare giù una portavento in cui appunto non entri più niente. Però fa vedere il papà, per esempio, a lei che non esistono solo le porte a vento, esistono magari anche i cancelli in cui ci sono comunque, no? Degli spazi vuoti tra i cancelli. Qui non è detto che ci debba essere una integrale incomunicabilità. Può esserci una comunicazione parziale. Lei lo ascolta molto suo papà e quindi mm, sente che c'è della saggezza in questo e pertanto butta anche questa zavorra in comunicabilità. Dove vola? Lei adesso sta volando verso il sole, sente il calore e l'energia del sole, sente proprio la fiducia che viene trasmessa attraverso i raggi solari, l'intraprendenza, anche mi dice la ragionevolezza. È come se la riequilibrasse nella sua energia maschile, che è forte, in Katia è l'energia maschile, ma la riequilibra in un modo più luminoso, più giocoso. Va bene. C'è però una possibilità, che la nostra mongolfiera, ognuno la propria, no? Invece di andare verso il sole,
diventi il sole. Il sole cosa fa? Emana luce. Noi possiamo decidere di emanare luce colorata. Luce colorata, dal centro della mongolfiera, dove c'è quella fiamma. La mongolfiera è bianca e la fiamma è colorata e proietta sui bordi interni del pallone tanti colori. I colori formano delle figure e formano delle realtà che si propagano in tutto il mondo che vogliamo creare noi. Mongolfiera d'Eternum, volete chiamarla? Bene. Questo, per esempio, io lo faccio nel mio personale mondo. E sì, io divento il sole. Cosa vedi, Monica? Eh, che tu sei già il sole, cioè noi tutti siamo già luce. Stiamo solo andando a recuperare quella che è la nostra vera natura in questo processo che tu hai raccontato. Ci stiamo realizzando in quello che siamo. Noi siamo luce. Ma non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo. E allora esistono i mondi brutti che dobbiamo metterci lì a togliere. È una fase finale della creazione. È come quando il gioco è finito. Bisogna solo interrompere il loop, la ripetitività. Ci sono state tante creazioni. Questa è alla fine. Se vogliamo, la 3D è alla fine. Creiamo una nuova creazione, dove le cose vanno diversamente. Le emaniamo attraverso il nostro fuoco della nostra mongolfiera, attraverso il nostro pallone, con la nostra forza. Che succede? Vedo come si alimenta molto di più il fuoco, sai, la fiamma che c'è all'interno è la mongolfiera di Katia. Vedo come se lei, con la sua luce, unita a questo fuoco, lei è già molto fuoco di suo, creasse proprio tutta una serie di mondi sopra di sé. Sono dei mondi molto colorati, sono dei mondi in cui la sento molto intraprendente, ehm, molto vicina alla natura, e molto solidale con le persone. Quelli che non capiscono, che la infastidiscono, che la innervosiscono. Io non ne voglio più sapere di queste cose. Diventa solidale? Ma come? Facendo battute che possano accendere una curiosità? È come se lei aprisse una porta dentro queste persone, una porta segreta che neanche loro conoscono. Riesce a trovare un accesso segreto in queste persone. Queste persone sono sempre abituate ad aprire la solita porta. Invece lei apre quella porticina lì e quella porticina lì è quella che crea curiosità e sorpresa in queste persone.
e guardano Katia, una maga, come dire, come hai fatto? La lasciamo creare e facciamo alcune piccole domande, parentesi, sulle solite nostre amiche cause esoteriche. Causa esoterica del doppio zero delle targhe. I tre numeri delle targhe centrali, sono due lettere, tre numeri, due lettere, spesso le si piazzano davanti, in modo che lei non possa non vederli, sempre vicini. Quindi no 0 numero 0, ma 00 numero o numero 00. Mm. Quello che mi arriva è che l'anima vuole tipo che lei riparta, che ci sia una nuova partenza, un nuovo inizio, e glielo ribadisce in continuazione, che è il suo zero, che è il suo doppio zero. Causa esoterica del suo attuale lavoro che detesta. Allora, effettivamente lei mi fa vedere come se avesse bisogno di tirar fuori la testa dall'acqua, no? Che lei si sentisse un po' come con la mancanza d'aria, con la mancanza d'ossigeno in questi posti. Ehm, Però mm, ecco, mi fa vedere come una finestra di tempo. All'interno di questa finestra di tempo in cui lei continua a lavorare in questo posto, ehm, riesce a trovare una modalità di approccio, con le colleghe che è diversa. Ed è anche come dirti di accettare, di essere molto più matura di loro. Ehm, Come se di colpo questa cosa non le pesasse più, la accettasse come un fatto inevitabile, che esiste proprio una specie di voragine, ok, di consapevolezza e di maturità tra lei e le colleghe. Eh, ma questa cosa non la fa sentire sola, isolata o insofferente. Uh, La fa vedere, è come se lei la vedesse come caratteristica di un tempo, di una fase della sua vita, che tanto non durerà. Non finire le cose. E è come se fosse purtroppo un compiacere la madre, nel senso che mi dà come l'impressione che la madre l'abbia sempre un po', tra virgolette, disprezzata, sminuita. E purtroppo c'è ancora questo sottile laccio con la madre, che è come dire io vado a confermare quello che tu hai creduto di me. Beh, Katia ha un passato di anoressia. Sembra che l'anoressia, almeno nel mondo femminile, sia una mancanza di amore materno per le figlie. Sì, più che altro perché poi lei si è ritrovata, proprio cioè lei ha sviluppato l'anoressia che il papà era morto da poco, Mm, insomma, mm, mm, mm. ed è rimasta solamente con la mamma, che la trattava come la trattava, insomma, ecco. Ehm, Dolori ai nervi e ai tendini delle ginocchia, dei polsi. Lì è come se queste, le sue articolazioni fossero proprio i punti in cui la ragnatela del ragno la avvolge in maniera più stretta. Perché bisogna considerare che il ragno fa piani molto ingegnosi, molto astuti.
E ovviamente sa che colpendola lì nelle articolazioni, immediatamente il collegamento che faranno il medico piuttosto che i suoi familiari sarà riportarla al suo vecchio problema di anoressia. Eh, io lo vedo così. Vista che cala subito dopo aver fatto di nuovo i nuovi occhiali. Sì, vedo in Katia una fortissima spinta a diventare, diciamo, un medico di se stesso, e quindi a scoprire mano a mano un po' gli inganni della medicina. Uno tra questi, appunto, è gli occhiali. Ehm, è come se attraverso quelli che sono anche eh, i prodotti della sua terra, lei possa avere proprio dei benefici alla vista, come se potesse creare quasi dei concentrati, delle combinazioni ehm, che agiranno non tanto per una questione di chimica, diciamo così, ma per una questione proprio di vibrazione, perché le daranno quella compensazione che lei in questo momento non ha rispetto all'elemento vista. Poi, altro fattore è questo impianto mentale, no? Che ho visto come una colata di cera. Questa colata di cera è sulla testa, ma scende anche giù verso gli occhi. A volte si comporta come una ragazzina, risponde o parla come una ragazzina, si comporta come una ragazzina e glielo fanno notare. Allora, qua mi riporta alla sua adolescenza. Ehm, il padre era morto e lei era come se in parte fosse morta anche lei, come se ha avuto una specie di sacco di vuoto di vita per un certo periodo di tempo. Ehm, forse non si è sentita per nulla capita nel suo dolore, anche nella sua reazione. Quindi è come se l'atteggiamento a volte di ragazzina, in realtà lei ce l'ha con i suoi familiari, io vedo. Proprio quasi come per, posso dirti, ripicca, capito, vendetta rispetto a quel periodo in cui lei si è sentita così. Capisci? Energeticamente è come se li riportasse lì. Però è proprio un lavoro essenziale per Katia comprendere che basta il ruolo della vittima, da qualunque punto di vista, in qualunque epoca della sua vita. C'è solo un'evoluzione, c'è solo una crescita, un mettere insieme un pezzo dopo l'altro. C'è qualcuno nel cinema che vuoi citare? Ricordiamo sempre che il cinema non è così fondamentale se non per capire la propria situazione. Quindi diciamo, Katia, chi vuole nel proprio cinema? Allora, per qualche ragione vedo la madre, no, Mm. nel senso che è come se mm, iniziassero a parlare di cose molto marginali, perché stanno parlando di come cucinare il primo, in una certa maniera, no? Ehm, perché io sento che c'è una parte di Katia che non riesce a sganciarsi dalla mamma. Però e allora è bene che se è così, questo tipo di collegamento sia buono, non negativo. E che quindi piuttosto la loro conversazione si possa più improntare su altre cose, più collaterali, non sostanziali che riguardano la vita, la famiglia, le scelte di vita, perché su quello non penso che andranno mai.
non saranno mai concordi. E, vedo un po' di risentimento verso una sorella, Quella con cui ha litigato. come se lei si fosse sentita tradita. Ehm, sì, ok, ci sono di mezzo dei soldi, però lei non è che, Katia non è che tanto si è sentita ferita per i soldi, ma si è sentita usata, lei presa in giro. Non è tanto una questione di soldi. E vedo che è come se le desse Katia da questa sorella, mm, forse è una gardenia bianca. O simbolo di tregua. Sì, perché Katia riesce a vedere come questa donna qui è molto attaccata alla materia e molto scollegata dall'amore. Il compagno? Poi adesso c'è tipo il figlio, dopo anche dico qualcosa del compagno, per quanto riguarda il figlio, che è come se le dicesse, mamma, ma io come se fa un ponte. Lui sta provando a fare un ponte tra, diciamo così, la famiglia costituita dalla mamma, il papà e la sorella e la famiglia di origine di Katia. Mostra questo, e lui sta cercando di creare questo. Non voglio mettere zizzania, dice, voglio fare un ponte. Il marito dice, sono senza strumenti di fronte alla tua rivoluzione. Sono un uomo semplice, senza troppi grilli per la testa. Monica, senza dire cosa, quella cosa che lui ha detto a lei, no? Lui ha detto, ma tu avevi parlato di quella cosa lì, Sì, in un momento in cui lei era un po' così giù di tono. E lei non se lo ricorda. Non diciamo cosa, ma di che ok. è successo? Allora, come se vedessi lei sulle scale, non so se lei ha una scala interna, che sembra sulla balaustra, Mhm. appoggiata sulla balaustra, no? Però sembra quasi un litigio avvenuto fra loro due, ok? E lei è come esausta ehm, di lui, ok? E basta, io la faccio finita. Mm. Però non è io la faccio finita rispetto alla propria vita, Buon matrimonio. ok? Eh sì, Va bene, Katia svolge le sue formalità nel cluster e nell'avatar. Io adesso lentamente conto fino a 3, quando dirò 3 l'avrà fatto 1, 2, 3 e l'ha fatto. Quelle 4 cose che aveva. Il ragno è la Matrix. Il ragno l'abbiamo creato noi. È come se tu facessi una cosa, Katia, e poi dici, ma non mi piace, non l'ho fatta io. L'hai fatta tu. Per quanto imperfetta, l'hai fatta tu, ci sei messa dentro e poi, ma ho cambiato idea. È che si può cambiare tanto facilmente idea. E la fatica è legata a quella vita là, Marcus e Ben, soprattutto. Quella c'è ancora, Monica? allora mi propone una modifica nella vita. I due amici decidono di aprire in qualche modo un'attività propria, quindi si svincolano da quel padrone e riescono piano a piano a creare una loro vendita, eh, vedo di frutta.
Il progetto è ancora a ricevere. respirare, cambio, PS Aurora PE Bosco. sì, Vibrazione. 360, Consapevolezza. 207, PS. 53, Vite. 1400, forse c'è 1407, Cervello. 10,8,9, Suscettibilità ipnotica. 63, 3D. 29, Mm. Eterici e mentali impianti. non più. Messaggio di Katia al figlio maschio. Ehm, so che farai strada, ma non accelerare troppo. Ehm, prendiamo degli accordi, veniamoci incontro su alcune cose. E lui dice sì, però tu non essere così nervosa, non mi attaccare. Alla figlia. E la figlia è come se gli stesse proprio attaccata, no? Agganciata alla sua gamba. Mm. E dice qualcosa tipo la mia mamma adoro. Alla madre. Eh, magari un giorno si può fare il pane insieme. Quindi ancora questo contatto cucina, cibo, madre e Sì, figlia, madre che insegna alla figlia, no? Cucinare, a fare il pane. oddio, vedo più Katia che riesce a dare istruzioni, no? Ehm, però che può essere un modo così per stare insieme, senza troppa pesantezza. Alle sorelle. Mi avete ferito e deluso, Mm, ma non voglio più sentire il sapore amaro in bocca. Ehm, e quindi mi vestirò di fiori, ehm, quando ho un contatto con voi. Mi fa vedere nell'ambito magari di una telefonata o di un messaggio. È come se lei creasse proprio una copertura di fiori, per filtrare, diciamo così, l'energia delle sorelle. Messaggio di Katia a se stessa, o meglio, alla mongolfiera che se ne va in giro a emanare un ologramma personalizzato. Mi ci rivedo molto in questa creazione. Mi sento felice. Mi sembra di disegnare nuovi mondi e lo sto facendo. E vedo proprio la mongolfiera come se tracciasse, come se fosse una matita, un pastello, che disegna nuove opportunità per Katia. Messaggio di Katia a te. Ehm, sei una sorella.
A me. come se avesse un cappello in testa e se lo toglie. Al gatto di prima. Vedo che gli fa un suono, no? Per attirarlo, per andarlo a accarezzare e dice, anche i miei cani eh, sono là. Di Katia al tuo cane. Gulliver. Ah, mm, sono tutti meritevoli di grande amore, Va bene, come la vedi? anche molto più addolcita, divertita, ehm, e anche più aperta, più disponibile a mediare, senza rinunciare ovviamente a se stessa, ai propri obiettivi, alle cose in cui crede. Va bene, abbiamo finito.